Ciao amici e ben trovati su Byte Retro One, il canale di retro computing per passione e un pizzico di nostalgia. Oggi voglio festeggiare insieme a voi i primi 500 iscritti, anche se in questo momento siamo arrivati a quasi 600, quindi vi voglio ringraziare e invito chi non l'abbia già fatto a iscriversi al mio canale per raggiungere il prima possibile la soglia critica dei 1000 iscritti. Come vogliamo festeggiare oggi? Ma naturalmente con l'home computer più amato della storia, stiamo parlando del Commodore 64. In questo caso presenterò un pezzo diciamo tra i più belli della mia collezione, un Commodore 64 Silver Libra, cioè il primo modello di Commodore 64 realizzato, prodotto, e in questo caso è un modello europeo. Poi vedremo la differenza tra i modelli europei e quelli americani. Anzi, non sarò io a farlo, ma avremo un ospite d'eccezione. Stiamo parlando di MD, il microcanale che mi ha onorato appunto di questa sua collaborazione in questo video. Ragazzi, è sicuramente tra i massimi esperti di Commodore 64 Silver Label in Italia, perché ha una collezione davvero immensa e molto completa. Quindi vi invito a visitare il suo canale, vi lascio qui sopra il link, ma anche in descrizione. Andatelo a vedere e iscrivetevi al suo canale perché merita tantissimo. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla per parlare del Commodore 64 Silver Label. Andiamo subito ad aprire il box originale del nostro Commodore 64 Silver Label. Come possiamo notare, sia lo scatolo in cartone che il polistirolo risultano ottimamente conservati. Proseguiamo togliendo il caratteristico alimentatore a scarpone, chiamato così per la sua forma, e poi procediamo a togliere il Commodore 64 dalla sua bustina di protezione. Qui possiamo vedere il leggero ingiallimento della scocca superiore rispetto a quella inferiore. Come si fa a riconoscere un vero Commodore 64 Silver Label da un non Silver Label? Ma naturalmente dalla sua etichetta, appunto, di color argento. Nel modello europeo di Silver Label come questo, l'etichetta è in materiale plastico, a differenza dei modelli americani che invece presentano un'etichetta metallica, nello specifico in alluminio. Le etichette in plastica presentano nel tempo dei caratteristici rigonfiamenti. Questi sono dovuti al naturale deterioramento della colla, che fa sì che l'etichetta si distacchi progressivamente dal supporto sottostante. Qui possiamo vedere nel dettaglio le connessioni laterali. Abbiamo le porte joystick, porta 1, porta 2, il tasto di accensione e spegnimento e la caratteristica connessione dell'alimentatore con la scalanatura quadrata tipica dei primi modelli di Commodore 64. Nella parte posteriore troviamo la connessione per le cartucce o porta di espansione, l'ingresso RF per il cavo antenna, l'ingresso video, l'ingresso seriale, poi la connessione per il dataset e la porta utente. Troviamo qui l'etichetta con il seriale, vediamo che il nostro modello è un Made in West Germany. Togliamo quindi le tre viti per aprire il nostro Commodore 64. Colleghiamo il cavetto del LED indicatore di accensione e il cavetto della tastiera.
Nella parte interna delle plastiche scorgiamo il colore originale del nostro biscottone Silver Label. Possiamo quindi ammirare nella sua magnificenza la nostra scheda madre e notare i vari chip, cioè i vari integrati, come sono disposti. Qui vediamo la CPU MOS 6510, integrato audio, il MOS 6581, la PLA, le due CIA MOS 6526 e il banco RAM. Andiamo adesso a vedere da vicino i vari integrati. Quindi passiamo dalle due CIA alle 3 ROM alla CPU MOS 6510. Leggiamo la data 0783, settima settimana dell'83, MOS 6581, 22esima settimana dell'82, PLA 44esima settimana dell'82. Torniamo indietro e vediamo le due CIA MOS 6526, terza settimana dell'83. I CIA si occupano della gestione dei joystick e delle altre porte di input e output. Qui vediamo nel dettaglio il banco RAM e altri integrati che rappresentano delle porte logiche. Andiamo a vedere poi lo shield della parte video e poi infine la parte di alimentazione. Qui notiamo la versione della scheda madre, in particolare questo si tratta di un ASSI numero 250407 revisione A. Poi nel proseguo vedremo insieme all'amico Marco di MD Microcanale nel dettaglio le varie versioni di schede madre che si possono trovare nei Silver Label. Andiamo adesso a guardare nel dettaglio la sezione di scheda madre che si occupa della gestione video. Andiamo quindi a togliere il coperchio metallico che funge anche da dissipatore di calore per il chip VIC2, che insieme alla CPU 6510 e altri integrati rendono il C64 così speciale. In questo caso si tratta di un raro VIC ceramico con piedini dorati. Andiamo adesso a togliere la pasta termica dallo shield metallico che, come abbiamo detto prima, funge anche da dissipatore di calore, e poi puliamo anche il chip, togliamo anche la pasta termica dal chip VIC2 aiutandoci con un po' di alcol isopropilico e un contoviocco. In questo modo potremo leggere le indicazioni, le informazioni che sono stampate sopra il chip VIC2. Ed eccolo il nostro VIC2 in tutto il suo splendore. Trattandosi di un C64 modello europeo, la sigla del VIC2 riportata è giustamente MOS 6569 in versione PAL naturalmente. Se fosse stato un C64 americano, il VIC2 sarebbe stato un modello NTSC siglato 6567. Andiamo ad applicare adesso della pasta termica nuova e poi la spalmiamo in modo da avere uno strato sottile ed uniforme direttamente sulla linguetta metallica. Quindi chiudiamo adesso lo shield metallico e puliamo dalla pasta residua. La forma del case esterno del Commodore 64 deriva direttamente dal suo predecessore, ovvero dal VIC-20. Qua vediamo il registratore dataset abbinato al VIC-20 primo modello, che deriva direttamente dal registratore a cassette del Commodore PET, ma in colore bianco per adattarsi al VIC-20. Quindi il Commodore 64 poi avrà la stessa forma del VIC-20, cambiando solamente nel colore. Qui vediamo a confronto poi con il nuovo dataset abbinato poi al Commodore 64, che come forma sostituirà il vecchio dataset del VIC-20. Qui vediamo a confronto il VIC-20 con il Commodore 64.
Mettiamo a confronto anche il vecchio dataset abbinato al VIC-20 con il nuovo dataset abbinato al nostro Commodore 64 Silver Label. Confrontiamo anche il vecchio connettore molto spartano con il nuovo connettore molto più lavorato. Ma come nasce e soprattutto come si sviluppa il progetto di questo home computer che, ricordiamolo, è stato prodotto e venduto in tutto il mondo in più di 20 milioni di esemplari? Ripercorriamo quindi brevemente la storia del Commodore 64. Nel 1981 la Commodore stava riscuotendo grande successo di vendite del suo home computer VIC-20. Nel frattempo, nei laboratori della MOS Technology si stavano sviluppando nuovi circuiti integrati che saranno poi utilizzati nel nuovo computer. Fu lo stesso Jack Tramiel, il capo della Commodore, a volere che il nuovo computer avesse più memoria rispetto al VIC-20, perché aveva intuito che da lì a poco il prezzo delle RAM sarebbe sceso drasticamente. Jack Tramiel mise molta fretta agli ingegneri della Commodore, Bob Jan e Russell, affinché fosse pronto il prototipo del Commodore 64 da presentare già nell'edizione invernale del Consumer Electronics Show che si tenne poi nel gennaio del 1982 a Las Vegas. E così fu presentato il prototipo del biscottone che funzionava già con tutte le periferiche del VIC-20. Non c'era tempo infatti di preparare delle periferiche dedicate. Nell'occasione fu presentato anche il prototipo della Max Machine e fu allestito dalla Commodore un grande stand dove capeggiava il VIC-20 che stava riscuotendo un grande successo. La versione finale del Commodore 64 fu presentata poi nell'edizione estiva del Consumer Electronics Show che si tenne a Chicago nel giugno del 1982. Le vendite invece partirono nell'agosto del 1982 con un prezzo di lancio negli Stati Uniti di $595. A settembre del 1982 fu presentato il Commodore 64 anche in Italia, allo SMAU che si tenne a Milano, e le vendite poi partirono nel marzo del 1983 con un prezzo di lancio di 973.500 lire. Ed ora passiamo la linea al nostro amico Marco di MD, il microcanale, che ci mostrerà innanzitutto il suo bellissimo pavimento, ma ci mostrerà le differenze anzi tra i modelli del Commodore 64 Silver Label europei con quelli americani. A te la linea, Marco. Chi segue il mio canale ormai ha una voglia matta di scoprire come sono fatte le mie piastrelle e aspettano da mesi e mesi un unboxing. Ma anche questa volta vi dovrò dare buca perché oggi facciamo un video speciale per il nostro amico Byte Retro One che aiuterò col suo video per i 500 iscritti, il suo speciale. Quindi ora speciale 500 iscritti Byte Retro One. Le differenze fra i Commodore 64 Silver Label americani ed europei. Addentriamoci nel discorso. I box, ossia le scatole con cui sono stati messi in commercio questi primi modelli di Commodore 64. Lassù vediamo la scatola per il mercato europeo e qua giù invece vediamo le scatole per il mercato americano. Qui vediamo una prima rarissima versione di questa scatola qui, che è molto più comune. Se avete quella, solo la scatola vale un tesoretto, perché sono veramente rare. Partiamo col vedere la scatola per il mercato europeo. Come possiamo vedere, la scatola non è assolutamente differente rispetto a quella dei modelli successivi, biscottone. Adesso guardiamo il retro di questa scatola per vedere le feature di questo importantissimo computer che ha fatto la storia del computer in Italia e nel mondo. Ecco il retro in cui ci viene illustrato l'uso ed il funzionamento del computer in vari contesti sociali e
con la descrizione delle varie porte posteriori e di tutte le connettività. Ora vediamo il taglio della scatola. Come possiamo vedere, non differisce assolutamente dalle versioni di Commodore 64 uscite dopo. È la scatola classica che ritroviamo nel mercato europeo. Sul lato dei polistiroli troviamo il numero seriale. La scatola si apre a slide, praticamente l'esterno in cartone si sfila dai due gusci in polistirolo. Una volta aperta rivela il computer con i suoi accessori: alimentatore, cavo audio-video e la bustina, che però non credo sia sua, non ricordo se l'ho aggiunta io. Comunque sì, aveva una bustina di protezione in plastica. Il cavo audio-video purtroppo non è presente, non ce l'ho più. Adesso passiamo alla versione americana. Questo tipo di box è stato usato sia per i Commodore 64 Silver Label che per quelli normali Rainbow. Come abbiamo visto è una sorta di bauletto, mentre quello europeo, la scatola europea, invece si sfila. Questo tipo di scatola comprende due polistiroli laterali, credo ci fosse stata la bustina, i manuali e tutto il resto. Lì dentro ci sono alimentatore e cavetteria varia. Questa scatola riporta questa scritta qui: Welcome to the world of friendly computing. Alcune scatole non ce l'hanno quella scritta lì. Come per la scatola europea, anche quella americana fa vedere tutta una serie di periferiche, funzioni e scene di utilizzo quotidiano, diciamo. Quindi fa intendere che proprio per tutti un computer veramente amico. In questa scatola è raffigurato un lettore floppy singolo, mentre in quella che vi dicevo prima, la scatola rara, diciamo, è presente un floppy drive doppio, perché ancora non era stato sviluppato il floppy drive singolo. E adesso ve la faccio vedere dopo avervi fatto vedere il taglio di questa scatola. Da questa parte c'è un Commodore 64, mentre dall'altra c'è una postazione pressoché completa di lettore floppy, datassette, stampante Commodore 64 e monitor. Passiamo all'altra scatola, la versione rara. Questo tipo di scatola è stato usato solo nei primi esemplari di Commodore 64 Silver Label e nemmeno su tutti. Per lo più è stata utilizzata in Canada. Quindi ritrovarne una di queste per la produzione per gli Stati Uniti d'America è piuttosto raro. Il prezzo in dollari canadese è diverso da quello che riporta qui, $595, che poi vi farò vedere più nel dettaglio. Il retro di questa scatola presenta un'anomalia rispetto a quella che vi ho fatto vedere poc'anzi. Qui c'è un lettore floppy disk doppio. Il taglio presenta il solito Commodore 64, almeno da questo lato. Da quest'altra parte invece salta subito all'occhio la differenza: il drive doppio. Vediamo ora una rarità di cui se ne è sempre parlato ma che quasi nessuno ha mai visto al mondo. La rarità è questa: il talloncino originale con il prezzo del Commodore 64 durante le prime fasi di lancio, ovvero $595. I polistiroli si sfilano dalla scatola. Diamo uno sguardo all'interno ora, già che ci siamo. Ma prima vi faccio vedere che sul lato della scatola c'è riportato il numero seriale. In questo polistirolo lo spazio per l'alimentatore e la cavetteria è in alto, che io ho provveduto ad incartare, perché il tipo di gomma di cui sono fatti questi cavi può andare a sciupare le scocche del Commodore 64, quindi io le incarto sempre. Come ho inserito una bustina a protezione di questo pezzo raro, diciamo, perché purtroppo non era provvisto della sua bustina originale. Comunque sia, nel 99% dei casi le scatole che troverete in America del Commodore 64 Silver Label e quello normale riportano questa scritta qui, oppure niente, come vedremo ora. Ecco qui non è riportato nulla. E ora passiamo ai computer. Eccoli qui, a prima vista possono sembrare simili, ma non lo sono. Andiamo a vedere le differenze. Da questa parte abbiamo il Silver Label americano, mentre qui abbiamo quello europeo. Avviciniamoci di più. La prima cosa che salta all'occhio sicuramente è l'altezza dei case. Nel C64 Silver Label americano il case è di tipo basso perché deriva dal VIC 1001, mentre
Nel C64 Silver Label europeo il case è leggermente più alto. Altra differenza senz'altro sono le etichettature, in metallo per il modello americano ed in plastica PVC per il modello europeo. Caratteristica importante nei C64 europei Silver Label sono le etichette che tendono a sollevarsi col tempo perché la colla se ne va, si disfa e la plastica si raggrinzisce. Vediamo altri particolari. Nel modello americano ecco come si presenta la parte della connettività joystick ed alimentazione. Passando invece al modello europeo ci accorgiamo che le porte joystick sono più sporgenti del normale perché questo specifico modello monta una scheda madre KU14194HB. I fori di alimentazione per entrambi i modelli sono quadrati, nel senso che questa mascherina presenta un foro quadrato anziché il classico rotondo. Silver Label tardivi, come questo qui, che monta una scheda madre 250407, possono anche avere il foro rotondo. Ecco qui il foro rotondo nella mascherina. Ovviamente possono averlo anche quadrato. Come si vede anche in questo modello che monta la 250407 le label sono sollevate, leggermente sollevate. Non premetele mai come sto facendo io, non riportatele mai in condizioni originali, cioè non appiattitele mai perché si possono sciupare. Guardiamo la parte inferiore di questi computer. Anche nella parte inferiore ci sono delle differenze. Nel modello americano non ci sono queste bolle qui. Come vedete è perfettamente liscio, non ci sono proprio. Nei modelli europei queste bolle sono presenti e sono dei rinforzi in corrispondenza delle viti che fissano la scheda madre. Guardiamo il C64 Silver Label con la 250407, il modello tardivo. Anche lui presenta queste bolle. Inoltre sono presenti dei fori in quanto credo che sia stato montato su una console per un macchinario a controllo numerico o qualcosa di simile. Andiamo a dare uno sguardo alle schede madri. Eccoci qui, ma prima di vedere nel dettaglio le schede madri, guardiamo i gancetti che tengono unite le due parti del case, perché sono molto interessanti e particolari. I gancetti del Silver Label americano hanno due coppie di ganci sostanzialmente normali, mentre la terza coppia è più ravvicinata. Questa coppia di ganci più ravvicinati sta dalla parte delle porte joystick. È una caratteristica unica di questo case, che condivide soltanto con il VIC 1001. Per quanto riguarda il modello europeo, le coppie di ganci sono tutte e tre spaziate in modo uguale, compresa quella dalla parte delle porte joystick. Infine, per il Silver Label americano, le feritoie sono solo due, mentre per quello europeo sono tre più una piccola. Il Silver Label americano ha una scheda madre chiamata ASSI 326298, declinata generalmente in tre revisioni, la revisione A, B e C. Solo in pochissimi casi e nei primissimi esemplari è possibile trovare la revisione 6. In questo caso abbiamo una revisione A. Nelle primissime unità di questa scheda madre, in genere la porta cartuccia e l'interruttore hanno un colore diverso da questi che vedete qui, ed è un colore di tipo verdino. Io lo chiamo verde acqua marina. Tuttavia per queste componenti alla Commodore montavano quello che gli capitava sotto mano al momento. Diciamo che i componenti verdi acquamarina sono tra i primi disponibili per il montaggio di questa scheda madre 326298, ma non è escluso trovare anche altre colorazioni nelle prime unità. Per completezza, ecco com'è la porta cartuccia e l'interruttore di color verde acquamarina. Nei Silver Label americani l'uscita audio-video è composta da un elemento a 5 poli.
mentre in quelli europei è a 8 poli. I C64 Silver Label europei hanno questa schermatura RF, cosa che invece i C64 Silver Label americani sembra che non abbiano, ma non è così, perché la schermatura RF in questi modelli è sul retro ed è metallica. Ma com'è questa schermatura metallica? Ebbene, non serve smontare questo C64 perché ho una scheda singola, senza case, che ci permette di darle uno sguardo. Eccola qui. È in materiale metallico, credo ottone, ma non ne sono sicuro. Per evitare cortocircuiti, in Commodore hanno inserito fra scheda madre e questo scudo RF un foglio in cartoncino. In alcuni il foglio in cartoncino è in plastica. La schermatura RF è saldata sui bordi. Ma c'è da dire che alcune unità di questo computer non ce l'hanno la schermatura RF sul retro. Questa scheda madre è possibile trovarla anche PAL, adattata PAL ed inserita dentro il case europeo. Finalmente diamo uno sguardo alla famosa KU14194HB. Modello immediatamente successivo alla 326298, ma pensata solo per il mercato europeo, in quanto esiste solo PAL. Dopo questa scheda è stata prodotta la 250407. Fino alla revisione A è possibile trovarla anche nei Commodore 64 che riportano la famosa etichetta Silver. Diamo uno sguardo alla famosa KU14194HB in tutto il suo splendore. Questo Silver Label europeo contiene la 250407. Apriamolo e vediamo com'è. Una volta liberata e sollevata la schermatura RF, ecco la 250407. Questa qui in particolare ha subito una modifica già all'epoca perché appunto credo facesse parte di una console di un qualche macchinario a controllo numerico o qualcosa del genere. Eccola qui in tutto il suo splendore. 250407 revisione A. Il mio intervento per il video per i 500 iscritti dell'amico Byte Retro One finisce qui. Sono molto contento che mi abbia chiesto di partecipare a questa collaborazione e mi sento anche molto onorato perché fra appassionati dobbiamo in qualche modo aiutarci e studiare questi computer per tramandare quello che scopriamo su queste antiche tecnologie. Quindi lo ringrazio davvero molto per avermi concesso di partecipare al suo video, per i suoi 500 iscritti e gliene auguro 100 volte tanto. Naturalmente grazie a te Marco per aver accettato il mio invito, ma soprattutto per aver condiviso con noi questa tua bellissima collezione. Ma ora è giunto il momento di accendere il nostro C64. Per provare il nostro Commodore 64 Silver Label utilizzeremo una cartuccia gioco Coeva del 1983, ovvero Jungle Hunt dell'Atari Soft. Quindi andiamo a inserire la cartuccia nell'apposito alloggiamento posto nel lato posteriore del computer e così, e poi accendiamo il nostro Commodore 64. Bene amici, è giunto il momento di giocare con il nostro Commodore 64 Silver Label. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale, al mio e a quello dell'amico Marco DMD, il micro canale, e ci vediamo, spero numerosi, al prossimo video. Ciao! Ce l'ho fatta.
È finita. Ciao!